Digital Nomad! Essere digital nomad diventa sempre più popolare. Sono Chris dall'Inghilterra, lavoro online viaggiando dal 2018 e faccio una newsletter per i nomadi digitali. Sono Lisi dall'Estonia, dove vivo, ma sono anche una digital nomad perché viaggio per il mondo lavorando ovunque e organizzo una tech conference internazionale. Ciao, sono Sergio Sala, vengo dal Messico e sono nomad digitale da 10 anni e ho un canale YouTube che racconta le città del digital nomad. Ciao, sono Doris, sono di Bolzano, italiana, e ho 3 figli e sono tuttora digital nomad. Io aiuto le famiglie, alle coppie ma anche individuali a prepararsi a una vita on the road. Ho vissuto in oltre 78 paesi ad oggi nella mia vita e ho passato 2 anni viaggiando per tutto il mondo. E lui è Bikram, che gestisce una piattaforma che dà agli imprenditori l'accesso ad una rete internazionale di finanziamenti a rischio per supportare start-up tecnologiche in un mondo senza confini. Ma si può anche essere digital nomad nel proprio paese. Konnichiwa, I'm Maria from Japan. I have been digital nomad for... Ciao, sono Maria dal Giappone e sono digital nomad da 2 anni, soprattutto in Giappone. Aspetta, che significa essere nomade digitali in Giappone? Significa che non ho una vera e propria casa o un luogo dove stare, ma sto un po' a Tokyo e qualche volta ad Hiroshima, altre volte ad Okinawa e altre volte a Fukuoka. Praticamente vivo e mi sposto per il Giappone. Mi trovo a Chiang Mai, nel nord della Thailandia, dove ho partecipato al Nomad Summit, lo storico appuntamento di chi lavora viaggiando. Questo evento ha consacrato Chiang Mai come capitale del nomadismo digitale. Ciao, sono Kai dall'Estonia, gestisco eventi e organizzo il Nomad Summit. Ciao, sono Christoph, sono europeo con l'Estonia nel cuore. Ho vissuto viaggiando negli ultimi 8 anni in un numero incalcolabile di paesi e insieme a Kai organizzo il Nomad Summit. Il Nomad Summit di Chiang Mai celebra quest'anno il suo 10° anniversario, nonostante ci sia stata una pausa di 5 anni cominciata con la pandemia. Ha quindi una lunga storia e speriamo un futuro altrettanto brillante perché lo stiamo riportando a cadenza annuale. È una 2 giorni di conferenze e poi una settimana di eventi in giro per la città e il focus dell'evento è sì sullo stile di vita dei nomadi digitali, ma non sull'aspetto del viaggio. Qui si parla di costruire aziende, community e start-up per permetterci di vivere, lavorare e usare quella libertà di essere location independent per vedere il mondo. Aspetta, prima di andare avanti ti volevo segnalare che ho una community in cui ogni settimana racconto come vivere, lavorare, quali sono gli ultimi trend, eventi, progetti legati a questo tema, quello dei digital nomad o delle persone in location independent. Se ti interessa questo argomento, entra nella community Crognali/digital nomad. E adesso ritorniamo alla cronaca. Quali sono le tue impressioni di questo Nomad Summit che ha riunito qua i digital nomad da tutto il mondo? Qual è la tua opinione di questo evento? No, a me mi piace l'idea perché è un luogo di trovare persone come noi, no? E Chiang Mai è uno dei migliori posti di essere un nomade digitale. Quindi. Perché sei qui? E per le persone, il mio indicatore di successo più importante è il numero di conversazioni significative che riesco ad avere in questa vita. Qui si incontrano persone diverse, con storie uniche, che possono influenzarmi positivamente o insegnarmi qualcosa su me stessa. Non è uno stile di vita per tutti, ma i nomadi digitali sono affascinanti, esplorano il mondo in modi che altri non fanno e a me piacciono, molto. Quando viaggi per il mondo ti si apre la testa, vedi cose che magari non hai mai visto prima, come è successo a Dave, a Trieste. Ho imparato molto quando ho vissuto come digital nomad in Italia. Uno dei vostri costumi più interessanti è questa cosa che chiamate aperitivo. Vi ritrovate insieme per bere un bicchiere di vino magari e parlare anche solo per una mezz'ora. E a me mi ha toccato molto perché voi abbracciate così tanto lo stare insieme, che c'è anche altrove, sì, ma non così bello come in Italia. Io ho viaggiato molto, ho vissuto all'incirca in 35 paesi e questo concetto del nomadismo digitale per me è molto importante. Non mi sento un digital nomad, ma ho voluto costruire la mia azienda su questo pilastro e su quella che chiamo Italian Social Culture. Tu praticamente racconti le città dei digital nomad e che cosa devi fare, cosa succede in questi luoghi.
dove vivono i digital nomad. Sì, perché parlo di tutto, il trasporto di coworking, co-living, le cose che solo i nomadi digitali voglio sapere, no? La tua esperienza come digital nomad in Italia com'è stata? Ma sì, sono andato alla Roma un anno fa e ho visto che c'è la possibilità, ma non ce l'hai tanti di coworking, è quello il problema, però. Sì, il coworking diciamo che è fondamentale per chi vive come digital nomad. Perché anche il posto di caffè non è un luogo di lavorare neanche, quindi è difficile di trovare questi posti di lavorare, no? Nell'Italia. E infatti ci sono città che funzionano meglio di altre per chi vive come digital nomad, proprio perché sono più attrezzate di altre ai servizi per gli stranieri che devono rimanere più a lungo di una semplice vacanza, anche solo di un mese. E alcuni luoghi nel mondo che vogliono attrarre questa tipologia di viaggiatori lavoratori si stanno attrezzando, come Fukuoka, che è balzata di recente agli onori della cronaca per essere diventati il luogo con la maggior concentrazione in Giappone di start-up, più che a Tokyo. I'm a member of Co-Live Fukuoka. Io sono membro del Co-Live Fuk. Questo è un nuovo programma di co-living che è nato a Fukuoka, nel sud del Giappone. South part of Japan. Ma che cos'è un co-living? In che cosa si differenzia da una casa o un hotel? Co-living is Il co-living è... Penso che sia una parola nuova, ma il co-living è più incentrato sulla community. Non si tratta solo di vivere insieme, ma di connettersi in modo più profondo. Le persone trascorrono del tempo lavorando, vivendo, mangiando insieme, creando legami più intensi. Ogni spazio di co-living ha una propria anima, perché gli organizzatori danno un indirizzo alla community. Questo lo rende molto diverso da un hotel. Già oltre 40 paesi del mondo, inclusa l'Italia, stanno offrendo Digital Nomad Visa per vivere e lavorare in paesi che non sono quelli in cui siamo nati. E tutto questo sta portando ad uno switch dall'organizzazione umana e della società dove la meritocrazia finalmente ha il suo valore. E nascono progetti sperimentali come Draper Nation, che già conta decine di migliaia di iscritti che aprono a nuovi tipi di governance per abbracciare un mondo senza confini. Il primo passaporto risale alla fine della Prima Guerra Mondiale, non tanto tempo fa. Oggi sono legati a confini fisici, ma viviamo in un mondo digitale. Non dobbiamo pensare al mondo come è oggi, ma immaginare come potrebbe essere domani. Io credo che in futuro potremo scegliere i documenti digitali decidendo quali servizi avere, superando i limiti del sistema analogico attuale. Non vogliamo rimpiazzare i documenti analogici, ma l'idea è quella di creare nuovi tipi di documenti e servizi per nuove tipologie di identità globali. È un'idea futuristica, sì, ma in evoluzione. Uno switch nella vita e senza dubbio quando si hanno figli, là cambia tutto, ma nella mia personale esperienza ho incontrato tantissime famiglie digital nomad con i figli. Esiste effettivamente il slow digital nomading, che in pratica invece di cambiare città ogni settimana, ogni mese, noi cambiamo paese ogni 2 anni, con i figli e con tutto. Come tecnicamente si svolge lo slow digital nomading? Noi cerchiamo un paese che secondo noi è ideale in base al sistema scolare per l'età dei nostri figli e iscriviamo i figli nella scuola locale e facciamo immersione assoluta nella cultura, nella lingua nuova per tutti e viviamo 2 anni in questo paese e poi decidiamo e scegliamo un'altra destinazione e così cambiamo e così abbiamo fatto negli ultimi oltre 10 anni. Essere nomadi digitali diventa sempre più popolare e in questo summit si incontrano start-up in un mondo in cui i confini sono fluidi e il lavoro sempre più decentralizzato. Tra quelli più interessanti c'è Flippa, una piattaforma di brokeraggio che aiuta le persone a vendere le proprie attività online e ad acquistare attività online. Si possono vendere e-commerce, app e qualsiasi cosa sia un business online, compreso un canale YouTube. Ci piace pensare di offrire alle persone l'opportunità di fare una exit e passare a nuovi tipi di progetti o nuove fasi della loro vita. Anche solo di dare la possibilità di acquistare un'azienda che genera già entrate, ad esempio. È un'alternativa rispetto ad investire tutto il proprio capitale o i propri sforzi in qualcosa in cui non sappiamo nemmeno se funziona oppure no. E noi diamo questa opportunità sia a chi vuole comprare sia a chi vuole vendere.
Insomma, la tecnologia sta aiutando molto questa community di persone e chi sceglie questo stile di vita e che si sforza di costruire un location independent business, anche quando questo sembra tutt'altro che digitale, come fa Lisi, che è nata e vive in Estonia, il primo paese al mondo insieme alle Mauritius ad aver adottato i visti per i digital nomad, e che lei stessa, digital nomad, gestisce il più grande evento tech in Estonia, Latitude 59, che da 10 anni fa incontrare start-up con gli investitori. In Estonia, se fondi un'azienda, devi pensare in modo globale fin dal primo giorno. Il nostro mercato è molto piccolo, con neanche 1,5 milioni di abitanti, ma è la patria di 10 start-up tech che hanno una valutazione superiore al $1 miliardo. E poi abbiamo programmi che hanno reso la nostra nazione digitale. Il 99% dei servizi governativi è online. Puoi gestire la tua impresa, pagare le tasse online e tutto con grande facilità. Questo rende possibile gestire una start-up o qualunque impresa da qualunque parte del mondo, ma ovviamente devi avere chiaro perché lo fai e perché scegli di gestirla così. Quindi, in conclusione, quello che ho imparato da questo evento, da questo summit, è che si può vivere, lavorare e viaggiare al tempo stesso, avere anche una famiglia e magari gestire pure un'impresa con altre persone che sono dall'altra parte del mondo. E la tecnologia e l'intelligenza artificiale di cui tanto si è parlato in questo summit aiuta questo stile di vita e la community dei digital nomad. Ma arrivati alla fine di questa cronaca, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu. Scrivimelo nei commenti, anche solo un ciao, un saluto se sei arrivato alla fine del video. Quanto a me personalmente, io invito tutti i miei amici a provare a vivere almeno un mese o una parte dell'anno location independent o come digital nomad. Oggi è molto semplice ed è anche mainstream. Se ti va di provare o di saperne di più, entra nella mia community in italiano Croniali/digital nomad. È tutto, se non l'hai ancora fatto segui e iscriviti a questo canale, è gratis e trovi tantissime altre cronache come queste da ogni parte del mondo. Io sono Damiano Croniali e noi ci ritroviamo nella prossima cronaca. Ciao!